Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche, grazie. Wow! Amici dello Scorpione, abbiamo la carta della morte. È la vostra carta e parla comunque di un ciclo che si chiude e di un nuovo ciclo che sta per aprirsi. Parla di rinascita fondamentalmente, quindi qui si potrebbe trattare di lasciarsi indietro qualche tipo di comportamento, atteggiamento, pensiero o magari anche una situazione o una relazione. Andiamo a vedere con gli angeli del cuore che cosa vi vogliono dire. Ok, fattori religiosi. La tua vita sentimentale è influenzata dall'educazione religiosa ricevuta e scusate, e dal cammino spirituale che hai intrapreso. Quindi qui c'è un qualche tipo di convinzione che in qualche modo influenza la vostra vita amorosa e il vostro modo magari anche di vedere la relazione o l'amore, diciamo. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Se non risuonasse niente o nel caso vogliate completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Cominciamo con un cavaliere di bastoni e un re di coppe. Wow! Due figure. Il cavaliere di bastoni potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse, o potrebbe rappresentare, nel caso non abbiate nessuno, il vostro entusiasmo in questo senso, il vostro atteggiamento, diciamo, gioviale, giovanile, intraprendente. E il re di coppe potrebbe rappresentare qui la vostra persona di interesse o qualcuno di nuovo che magari entra nella vostra vita o è appena entrato, sta per entrare, insomma, nella vostra vita. Il re di coppe è sempre una persona più grande e normalmente è una persona che ha un certo tipo di influenza. Continuiamo poi con un 9 di pentacoli, carta del giudizio, la sacerdotessa, 7 di coppe, 8 di bastoni e principessa di coppe, il fante di coppe sarebbe. Quindi per certi versi molte persone hanno bisogno di fare un lavoro sull'amor proprio, hanno bisogno di imparare a fidarsi di più del proprio istinto. Qui si tratta di trovare una comunicazione con se stessi. Abbiamo la carta del giudizio che parla proprio scusatemi, del risveglio spirituale. Anche questa è una carta che parla di rinascita. Qui sento che vanno lasciate indietro determinate credenze religiose o credenze limitanti per quello che riguarda il modo di vivere l'amore, la relazione o la famiglia. Ci sono delle illusioni qui fondamentalmente da rielaborare, da rivedere, ok? È per quello che abbiamo qui anche questo giudizio che invita a fare una sorta di passo indietro per avere una visione più ampia di quello che è tutta la situazione. Qui, avendo il 9 di denari, sento che molte persone hanno bisogno di diventare più indipendenti, hanno bisogno di imparare a darsi di più, letteralmente l'amor proprio, ok? In realtà poi la stesa finisce con un 9 di bastoni e una fante di coppe e sento che questa zona della lettura è una zona molto intensa perché l'8 di bastoni parla sempre di energie molto veloci, parla di energie anche di comunicazione comunque. È una carta che porta novità e considerato che c'è il fante di coppe, per qualcuno si potrebbe trattare di una proposta, di un'offerta, qualche tipo di approccio, diciamo così. Bene, andiamo a vedere carta per carta. Il principe di bastoni. Ok, si era già girato prima mentre mischiavo.
Cavaliere di bastoni un'altra volta e la regina di bastoni. Quindi qui sì, si tratta di... potrebbe essere una persona che comunque era presente nel passato e che diciamo con la quale vi siete divertiti, mi verrebbe da dire, o perlomeno con la quale c'era molta passione in comune, molto entusiasmo, gioia e voglia di vivere. Andiamo a vedere il re di coppe per piacere, grazie. Abbiamo il carro e nuovamente il fante di coppe che avevamo anche qui. Credo che questa persona rappresentata dal re di coppe in qualche modo vi voglia proporre un qualche tipo di cambio, un qualche tipo di... Per qualcuno potrebbe essere un viaggio, uno spostamento, magari anche solo una gita, però c'è questa proposta di cambio di direzione o appunto di quello che è un viaggio. Andiamo a vedere il 9 di denari. Regina di spade al contrario. E re di spade al contrario. Normalmente quando ci sono due figure dello stesso seme si parla di una coppia per destino. In effetti c'è anche il giudizio, no? Il giudizio è un po' quello che regola il karma. Qui ci potrebbe essere un qualche tipo di situazione inerente, una sorta di confusione mentale o comando, perché quando le due figure di spade sono girate al contrario, parlano di qualcuno che tende a controllare a livello mentale, di comandare, ok? Ed è per quello che qui si tratta di fare il lavoro sull'amor proprio. Probabilmente ci sono due forze, e potrebbero essere queste due forze qui, che vi tirano una da un lato e l'altra dall'altro. E qui c'è bisogno di fare quel famoso passo indietro per riuscire a vedere le cose in modo, in prospettiva, diciamo così. Andiamo avanti, vediamo il giudizio. Abbiamo il mago al contrario e il 2 di bastoni. Sì, si tratta proprio di quello, di fare un passo indietro per riuscire ad avere meglio la visione d'insieme, perché con questo mago al contrario qui è come se, di nuovo, non c'è una capacità di manifestazione pulita, ma io sento che qui veramente la religione molte volte crea dentro di noi delle credenze limitanti, che non ci permettono di andare avanti. Vi faccio un esempio: quando dicono che, per avvicinarsi a Dio bisogna soffrire o che la sofferenza avvicina a Dio, no, questa è una credenza limitante che in qualche modo fa sì che noi ci cerchiamo la sofferenza per avvicinarci a Dio. Ed è una distorsione della realtà, perché in realtà è l'amore che avvicina a Dio, ok? Poi noi qui in terza dimensione impariamo per dualità, quindi capisco quello che è bene, vedendo o scontrandomi con quello che è male, no? Quindi è un po' quello, secondo me. Ci sono delle cose da pulire, delle credenze appunto da pulire, dei condizionamenti mentali che fondamentalmente non vi servono. Potrebbero anche essere condizionamenti mentali dovuti ai genitori, visto che qui abbiamo re e regina di spade. Ok? E qui si tratta proprio di imparare l'amor proprio. Cosa è valido per voi? Qual è la vostra verità? Cosa fa star bene voi? Andiamo a vedere la sacerdotessa. Re di bastoni al contrario, qui avevamo la regina di bastoni, 7 di spade al contrario, 10 di bastoni al contrario e re di coppe al contrario che avevamo già qui. Il 7 di spade e 7 di coppe un po' si assomigliano come energia, anche se una è un po' più innocente e l'altra un po' meno forse, però qui sta di fatto che dovete proprio togliervi il velo dell'illusione. Perché qui non siete nel vostro potere personale in quanto vi state raccontando un po' delle bugie voi stessi. C'è qualche tipo di ciclo qui, è un 10 di bastoni che bisogna chiudere ed è probabilmente per quello che c'è qui la morte. Si tratta di tagliare con qualche anche stato emotivo proprio. Andiamo a vedere il 7 di coppe.
abbiamo un cavaliere di pentacoli al contrario e un 5 di spade. Sì, non si fanno qui dei grossi passi avanti proprio per quel tipo di condizionamento mentale. Se non è padre e madre, potrebbe essere sul ruolo che si ha all'interno di una coppia, come uomo e donna. Sì, dicevo, qui in realtà non si fanno dei grossi passi avanti. Più che tutto è come se vi consigliassero di prendervi un periodo per osservare quelle che potrebbero essere le illusioni, ok? Andiamo a vedere questo 8 di bastoni. Abbiamo la carta del sole, infatti energia allo stato puro, e l'8 di pentacoli. Beh, diciamo che vi vedo comunque verso una prospettiva di crescita, verso quello che è, sì, una nuova espressione di voi stessi, mi verrebbe da dire. Ci sarà comunque in questa zona della lettura, c'è un lavoro, c'è un iniziare ad ascoltarsi di più. Andiamo a vedere se riesco a dirvi qualche cosa di più specifico per i single, per le persone che sono in una relazione stabile, e qualche carta anche per le persone che sono in una relazione o clandestina o in separazione o a distanza. Ok. Perché qui sì, fondamentalmente il punto è che bisogna risvegliarsi, ok, da questo stato, e per fare questo bisogna passare attraverso quelli che sono i tagli della morte. Ok, allora per le persone single, 6 di coppe, 2 di spade, asso di bastoni al contrario, temperanza al contrario. Qui è qualche cosa che, come vi dicevo, fa riferimento all'infanzia, Ci sono delle credenze che avete acquisito durante l'infanzia che vi impediscono letteralmente di prendere delle decisioni, di fare delle azioni concrete e di essere in equilibrio. La carta della temperanza parla di equilibrio tra cuore e mente, tra la parte maschile e la parte femminile. Qui si è in disequilibrio, quindi c'è una parte di voi, suppongo quella femminile, perché qua si parla di amor proprio, che ha bisogno di essere lavorata, ha bisogno di essere risvegliata. Andiamo avanti, vediamo. Va riequilibrata fondamentalmente. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione stabile, diciamo. Oh wow! Wow! Cavaliere di coppe, 7 di coppe, la carta degli amanti. Ecco, qui il punto è che questo cavaliere di coppe si potrebbe rivedere qui, in questa zona della lettura, quindi qualcuno vi farà un'offerta, vi farà una proposta, come vi dicevo, potrebbe essere il viaggio, potrebbe essere la convivenza anche per qualcuno, perché no? La proposta di un lavoro insieme, magari, visto che comunque qui abbiamo anche un 8 di pentacoli, si aprono, diciamo, una serie di possibilità in questo periodo per raggiungere quello che è un rapporto in armonia. Tenete presente che anche la carta degli amanti, come il 9 di pentacoli, parla di amor proprio. In questo caso però lo sento molto in equilibrio, molto in armonia, quindi probabilmente qua si tratta di rinascere all'interno della relazione. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione di tipo diverso. Quindi abbiamo un re di bastoni, un 9 di bastoni, un asso di coppe e un 9 di spade. Guardate, il re di bastoni potrebbe tranquillamente rappresentare la vostra persona di interesse o anche voi stessi, nel senso che è quello che in un certo senso vi sta capitando dentro, questa voglia, questa passione, questa anche presa di potere personale, no? Dove comunque
sento che molte persone non si lasciano andare del tutto proprio perché ci sono queste due carte dove da un lato ci si protegge, dall'altro si cerca di letteralmente dare il cuore, di donare qualche cosa. Il punto qual è? Che c'è ancora qui tanta paura, ragazzi, di vivere la sofferenza del passato. Però in realtà c'è un asso di coppe, quindi c'è un nuovo inizio. Vi ricordo che quando c'è la morte c'è la fine di un ciclo e l'inizio di un ciclo nuovo. Ok? Quindi alla fine questi sono solo ansie e preoccupazioni vostre dovute a quello che è stato in passato. Quindi io se fossi in voi non gli darei tanta corda, insomma, togliete energia a questi pensieri. Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo, per piacere, grazie, e poi un oracolo dei guerrieri di luce. Ok, allora, questa carta fa riferimento a pensieri ormai obsoleti, a dei condizionamenti, al ripetersi di eventi. Qui abbiamo la carta del giudizio che parla di karma e che del fatto che sia tutto nella vostra testa, ok? Quindi è un po' quello di cui vi parlavo appunto prima. Andiamo a vedere, taglio con le attitudini mentali, con i pensieri. Andiamo a vedere una carta, ok. Ecco, guardate. Questa carta vi dice che la vostra anima si sta evolvendo a più alti stati di coscienza. Ve le metto qua dietro perché è una bellissima carta. C'è il giudizio, c'è la presa di consapevolezza. Siete pronti per questo, vi dicono. Quindi ascensione. Cari amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!